Per la biblioteca di Ghianda oggi ci addentriamo nel magico mondo della meccanica quantistica abbinata alla spiritualità. La razza per cui a un certo punto ho avuto l'esigenza di cercare un libro come questo, Il mondo quantistico, di Enrico Gazzola o Gazzola, chiedo scusa per la pronuncia, è che è pressoché impossibile occuparsi del mio campo, quello della spiritualità, senza imbatterti prima o poi in articoli, post, video, riviste, di tutto, che hanno la pretesa di spiegarti come scientificamente quelli che prima erano delle credenze spirituali adesso avrebbero delle prove concrete proprio all'interno del mondo della cosiddetta fisica quantistica. Ti voglio brevemente leggere l'indice di questo testo. Capitolo 1. Vibrazioni, onde ed energia. Il linguaggio della scienza è quello degli altri. 2. La meccanica quantistica e la fisica moderna. Inquadrare le origini del contesto. 3. Fondamenti della meccanica quantistica. I concetti essenziali. 4. Lo stupefacente fenomeno dell'entanglement, nel cuore della meccanica quantistica. 5. Il collasso della funzione d'onda, che è il fantomatico osservatore. 6. Salti quantici, dimensioni universi, per non confondere fisica e fantascienza. Devin Bohm e l'universo olografico, idee bizzarre di un genio bistrattato. 8. Cosa c'entra la legge di attrazione? 9. L'entanglement può spiegare la telepatia. 10. La fisica dell'anima. 11. Medicina quantistica. Conclusioni e ringraziamenti. E tengo l'argomento salto quantico alla fine del video. Provenendo io un po' da tutto un altro tipo di filone di ricerca anche in campo della spiritualità, non è che abbia mai sentito una particolare scintilla verso queste argomentazioni, però a un certo punto io ho voluto saperne di più e quindi mi sono messa su internet e quello che è uscito mi ha letteralmente sbalordito. C'è l'agricoltura quantistica, la psicologia quantistica, la medicina ovviamente quantistica, la omeopatia quantistica, vari tipi di terapie quantistiche, persino i Vangeli apocrifi quantistici, non poteva certo mancare lo yoga quantistico. E quando fai la ricerca con la parola quantico, si apre un altrettanto mondo. Esoterismo quantico, business quantico, il cervello quantico, lo sport quantico, l'eroe quantico, fino persino a scomodare Gesù. Abbiamo Gesù quantico. Essendo la terminologia particolarmente specifica, quindi sembra proprio andare a pescare a qualcosa di scientifico, ecco allora che io sono andata però a cercarmi il parere di qualcuno che per curriculum un attimino di fisica quantistica, o meglio di meccanica quantistica, ne dovrebbe capire. E devo dire che quello che ho trovato in questo libro ha risposto ampiamente a molte delle mie domande. Questo non è un libro semplicissimo. Io, che posso dire tranquillamente non essere un'esperta nella materia, tutt'altro, l'ho trovato comprensibile, solo ad alcuni tratti un po' difficile, ma in ogni caso alla portata, diciamo, di un'intelligenza media anche senza un'infarinatura dell'argomento. Alcune parti sono particolarmente scomode, ma questa è una cosa che deve un po' entrarci nella testa. Studiare delle voci che possono anche essere apparentemente in disaccordo con noi o comunque che possono portare delle argomentazioni scomode è sempre una buona abitudine, perché ci costringe così anche a noi a guardare, a verificare se le radici, se le basi di quello che noi diamo per scontato essere qualcosa di cui siamo esperti o abbiamo un'approfondita conoscenza sono veramente profonde, o seppure invece si basano su presupposti un po' fragili. Ovviamente quello che emerge da questo libro è molto, ma veramente molto differente da quello che emerge negli articoli che hanno uno sfondo di spiritualità. E io sono voluta andare a fondo un po' della questione e, come sono solita fare, interrogarmi su questo fenomeno. Quello che mi sembra di individuare sono un po' due problematiche di fondo. La prima questione è appunto che sembrerebbe che si volesse dare una parvenza di scientificità a dei concetti che fino a non moltissimo tempo fa erano tranquillamente legittimabili all'interno del proprio ambito, che è quello della spiritualità, quindi di quale tipo di visione abbiamo sul mondo, sulle cose e su ciò che non possiamo spiegare, e quindi un po' qual è la nostra scelta in quanto esseri che danno significato al mondo, cosa noi scegliamo di portare come significato del mondo, della realtà, di noi stessi, del nostro funzionamento e di dove possiamo andare. Solo che ovviamente nel momento in cui tu scegli un specifico linguaggio e uno specifico settore e ti appropri di quel linguaggio, ma senza però essere disposto
a vedere, ascoltare quello che chi si occupa di questa materia tutti i giorni ha da dirti, anche in quanto a confutazioni delle tue stesse tesi o magari correzione di una attiva interpretazione di una determinata tesi, ecco, se tu questa cosa non l'accetti, ecco che si apre il primo problema. Quindi perché vuoi dare una parvenza di scientificità utilizzando questo tipo di linguaggio quando in realtà poi... Su questo faccio un'altra considerazione appena termino di parlare della seconda questione, del secondo problemino. La seconda è appunto che l'approccio potrebbe essere quello di un altro tipo, ovvero non avere la pretesa di scientificità e utilizzare alcune immagini della meccanica quantistica come una metafora, un po' come si è fatto con la parola resilienza, che soltanto in un certo tipo di coaching, in un certo tipo di ambiente è stata presa alla lettera, storpiandoci il significato fino addirittura a trasformarlo in qualcosa di negativo, ma in ambito psicopedagogico ha ancora un significato metaforico e che nulla toglie all'impatto che l'esperienza lascia sull'individuo. Il problema è che però se ti avvali di una metafora e quindi usi quel linguaggio in senso metaforico, questo significa che però diventa quindi discutibile. Ed eccola qua, secondo me, l'oggetto della questione. È che qualche determinato guru a un certo punto ha provato questo desiderio di soppiantare il vecchio impianto dogmatico che ci portiamo dietro da qualche tradizione religiosa con una sorta di dogma scientifico per spiegare quello che altrimenti appunto è difficilmente spiegabile. Di fatto siamo davanti all'ennesima scissione, muri, impossibilità di dialogo e un po' mi sembra anche evidente quale sia la ragione. E quando sono andata a cercare quali sono le risposte che questi esperti spirituali di fisica quantistica, perché la chiamano sempre fisica e non meccanica quantistica, quali risposte danno insomma allo scetticismo da parte di chi di meccanica quantistica si occupa, viene sempre data una giustificazione del tipo che gli scienziati che si occupano di meccanica quantistica non sono interessati all'evoluzione umana e al lato spirituale, che può essere o meno vero, ma, e questo invece è degno di rilevanza, l'altro viene sempre narrato come il male. Visione dicotomica alla faccia della supposta evoluzione delle persone, per cui io necessariamente sono nella posizione giusta e quindi se io sono il bene tu sei il male. Ho letto di quelle teorie che danno di questi scienziati come tra il servo dei forti poteri che non manca mai, addirittura il complotto per nascondere le vere verità della meccanica quantistica, che sarebbero appunto quelle dette nel campo della spiritualità e che non si dovrebbero sapere, quindi addirittura un'accusa di malafede nei confronti di queste persone, e francamente la trovo una tesi un po' difficile da sostenere. Ma qual è qua il grosso della questione? A me mi sembra che siamo di nuovo cadute e caduti in una confusione di ambiti, ovvero si sta cercando di attribuire alla scienza qualcosa che per molto tempo in realtà è stato appannaggio di un'altra disciplina, della religione, della spiritualità, vedete voi, e che non aveva bisogno di cercare delle giustificazioni di questo tipo, perché proprio attiene a un altro senso e che non è necessariamente bisognoso di un contesto scientifico, perché è il dare significato al mondo, che è un tipo di indirizzo, se vogliamo, anche politico, nel senso letterale del termine e non nel senso dipartitico, ovvero l'organizzazione della nostra comunità, quali valori abbiamo nella nostra comunità, e quindi questi valori, questa organizzazione che definiscono chi siamo, da dove veniamo e verso in quale direzione stiamo andando, come facciamo a lavorare sulle nostre parti in ombra, che è per quello che esistono le tradizioni spirituali, e dove stiamo andando, come facciamo per invece arrivare alla migliore versione di noi stesse e di noi stessi. In questo in realtà io sono anche convinta che quello che abbiamo imparato, per esempio penso alle neuroscienze, alla biologia, ci possa anche dare una mano, o comunque non possa essere ignorato quel certo tipo di conoscenza su di noi che aggiunge dei pezzi in più. Più conosco me stessa e me stesso, come funziono, più probabilmente sono in grado di usufruire meglio dei miei strumenti umani per arrivare alla migliore versione di me stessa.
Però questo non deve essere necessariamente un bisogno del dogma da confermare, che è quello che un po' sta invece succedendo. Quindi si vuole che questi assunti spirituali siano anche scientifici, salvo però rifiutare quello che gli scienziati che ci lavorano tutti i giorni hanno da dire sulla questione. Faccio un po' fatica, la trovo un po' un'argomentazione debole quella del presunto disinteresse all'evoluzione umana da parte degli scienziati, proprio perché chi si è appropriato di un linguaggio che non era il proprio non sono stati gli scienziati. E mi sembra un po' un tirare la solita linea, lix sunt leones, oltre alla quale chiunque mette in discussione qualcosa appartiene agli scienziati, appunto, che sarebbero contrari o servitori di questo o quel complotto. E ormai questi due binari stanno andando ognuno per la propria strada e è inevitabilmente così, perché anche il tipo di ricerca è necessariamente differente. Però quello che più mi pare problematico è che si manchi ancora oggi nel coraggio di definire chiaramente quello che dovrebbe essere l'ambito spirituale. Appunto, lo ripeto per la 10ª volta, senza la necessità di appropriarsi di un linguaggio, di una ricerca che è esterna al settore della spiritualità. Un settore spirituale che per secoli, millenni, da quando esiste l'umanità, è sempre stato il regno delle narrazioni, dell'attribuzione di significato e anche del linguaggio metaforico. Perché pensiamo alla realtà che queste narrazioni, questo linguaggio metaforico e queste attribuzioni di significato sanno produrre. La chiave è sempre lì. Quale tipo di mondo possiamo produrre? Al quale io mi aggancio con la mia proposta della spiritualità radicata e della teosofia come fondazione di un nuovo umanesimo. Prima di arrivare alla frase conclusiva di questo video, voglio proporti di leggere qualche passo su alcuni degli argomenti più gettonati. E vedremo brevemente se è vero che è Einstein che ha detto quella famosa frase che tutto è energia. Vedremo brevemente una curiosità sull'entanglement e se è vero che è l'equazione dell'amore. Vedremo qual è questo famoso ruolo dell'osservatore, se è vero che il gatto vivo, il gatto muore, e vedremo anche il significato del famoso salto quantico. Nel capitolo dove tratta della confusione di termini quali vibrazione, frequenza ed energia, troviamo anche questo passo. Un tipico esempio è questo aforisma, molto diffuso in internet e falsamente attribuito ad Albert Einstein. Tutto è energia e questo è tutto ciò che esiste. Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. La frase è sicuramente molto evocativa e chiunque potrebbe interpretarla sulle basi di sensazioni che gli trasmette, ma a ben guardare è priva di qualunque significato fisico. Certamente Einstein non avrebbe fatto un uso così grossolano di termini e concetti, anche perché tra i grandi fisici che posero i fondamenti della meccanica quantistica, egli fu tra coloro che si opposero più strenuamente a derive mistiche delle interpretazioni della teoria. Secondo la ricerca del sito Quote Investigator, che indaga le origini delle citazioni, questa frase in realtà va probabilmente attribuita a un tizio di nome Darry Lanka e risalirebbe agli anni 90. Il mio commento è: in realtà va tutto bene, capiamo. Se noi vogliamo credere che tutto sia energia e utilizzare la metafora che il fenomeno fisico dell'energia ci può suggerire, però dobbiamo avere chiaro questo, che si tratta di una metafora di cui ci serviamo, quindi non pretendere che gli fisici adottino il linguaggio così come l'abbiamo reinterpretato noi, ma avere rispetto per l'utilizzo che i fisici fanno della propria terminologia, del proprio linguaggio. E soprattutto il nostro credere metafisico spirituale non può piegare quest'altro tipo di ricerca, quello della scienza, perché altrimenti sarebbe una mancanza di rispetto, e lo è di fatto, per un tornaconto che dovrebbe essere nostro personale. Sinceramente anche sul fenomeno dell'entanglement, che anche a me aveva affascinato anche nella spiegazione che era stata fatta da persone che non erano fisici,
Una volta letto questo testo assume un po' una connotazione molto più precisa. Resta sempre qualcosa di estremamente affascinante, però diciamolo, non è proprio come te lo vengono a raccontare. E una cosa molto interessante è che almeno tra i miei contatti io l'ho visto condiviso in una trascrizione errata della formula, sempre spiegato come l'equazione dell'amore. E su questo c'è un aneddoto carino che parla l'autore. C'è un'ultima cosa che voglio chiarire: sappiamo che trovarsi in uno stato entangled è una condizione fragile, effimera, poiché le interazioni con l'ambiente tendono a modificare in maniera casuale lo stato della particella, facendole perdere la sua correlazione con la compagna. E scrive in nota: ecco perché le coppie di fidanzatini farebbero meglio a non usare l'entanglement come metafora del loro legame affettivo, salvo che vogliano intendere che il loro rapporto può durare a lungo solo con un accurato isolamento dal resto del mondo. Giuro che potrai leggere passi per ore. Veniamo adesso al ruolo dell'osservatore, che è un altro dei cavalli di battaglia dei fisici quantistici spirituali. Questo imbarazzante buco nell'interpretazione di Copenaghen e l'infelice uso del termine osservatore sono l'origine della confusione per cui oggi moltissima gente che ha sentito parlare della meccanica quantistica è portata a credere che l'osservazione avvenga quando uno sperimentatore umano apre la scatola per controllare la situazione, il famoso gatto vivo o morto. Non si può negare che il tutto sia partito dai fisici di punta dell'epoca, negli anni '20, tra la confusione indotta dalle nuove straordinarie scoperte. Sembra essere stato il primo, lo stesso Bohr, a lasciare filtrare nella meccanica quantistica l'idea che il fantomatico osservatore deve essere cosciente, salvo poi rigettarla entro pochi anni. Invece è interessante notare come Einstein, alla faccia di tutte le insulse citazioni fasulle che la gente gli attribuisce su internet, sia stato uno strenuo difensore della necessità di una descrizione oggettiva. Egli accusò Bohr di aver introdotto elementi mistici nella fisica, il quale rigettò le accuse attribuendole a un fraintendimento. Un fraintendimento che è ancora bello vivo oggi dopo un bel po' di anni. Risulta comunque che già nel 1927 Bohr avesse preso le distanze da queste derive mistiche, scrivendo che non fa differenza se l'osservatore è un uomo, un animale o semplicemente un apparato. E ancora. Un'ulteriore forte critica fu proposta da David Bohm e Basil Hiley. Come si sarebbe evoluto l'universo prima della comparsa di esseri coscienti? Evidentemente avrebbe dovuto rimanere in sovrapposizione di varie possibilità fino all'evoluzione di creature coscienti. Però, essendo tutto in una sovrapposizione di storie, la comparsa stessa di esseri coscienti non avrebbe avuto luogo in un istante di tempo ben definito. Questo rende problematico definire in quali istanti le menti avrebbero iniziato ad osservare l'universo. E in nota: ebbene sì, lo stesso Bohm, idolatrato da molti New Agers moderni, fu critico verso questo approccio. E il pensiero di Bohm, così come è conosciuto dal mondo della fisica, è approfondito in un intero capitolo, il capitolo 7. E quindi, qualche pagina più avanti, sulla base di esperimenti sempre più raffinati si può oggi verificare che non è vero che il collasso della funzione d'onda avviene solo quando un osservatore umano riceve l'informazione su una quantità misurata. In effetti è sufficiente che questa informazione sia disponibile. La ciliegina sulla torta credo sia il salto quantico e mi ci soffermerò poco. Le correnti spirituali pseudoscientifiche confondono ulteriormente le cose, farneticando di piani spirituali e salti dimensionali di coscienza o salti quantici alla quinta dimensione. Discutiamo subito l'espressione salto quantico, che non ha nulla a che fare con tutto il resto. Ormai abbastanza caduta in disuso, era stata coniata per riferirsi alle transizioni tra i livelli energetici di un atomo ed eventualmente, per estensione, ad altri casi di transizioni tra stati separati. Si immagina di solito un elettrone di quest'atomo saltare a un'orbita più lontana o ritornare a quella più vicina. Questo sarebbe il salto quantico. L'espressione si è diffusa nel linguaggio colloquiale e oggi viene ampiamente utilizzata per indicare un salto di qualità o un cambio di paradigma. C'è dell'ironia in tutto ciò, sapendo che in origine sta a indicare una transizione tra stati quantistici, la più piccola variazione a cui un sistema possa andare incontro, alla faccia del grande cambio di paradigma. Ecco, la conclusione che vorrei trarre, così poi vi lascio liberi,
è che credo veramente che bisogna recuperare il rispetto per ogni ambito. Rispetto per ogni ambito di ricerca e anche e soprattutto se vogliamo finalmente andare in una direzione di superamento della dicotomia tra scienza e spiritualità, l'ultima cosa da fare è appropriarsi di un linguaggio di un altro ambito di ricerca, che è un qualcosa che viene fatto di continuo anche all'interno del sacro femminile, quello di appropriarsi di questo linguaggio e di usarlo per giustificare delle idee che sono preesistenti, un sentire che c'è già, e si cerca di racchiuderlo prendendo il linguaggio di qualcun altro, ecco. E ovviamente dall'altra parte ci sarà chi protesta per l'utilizzo improprio di questo linguaggio e allo stesso tempo non si vuole dare retta a chi sta cercando invece di spiegare che cosa si intendesse in realtà. Questo è qualcosa di sempre problematico, che porterà sempre conflitto, che porterà sempre scissioni. L'unico modo per me è quello: restituire, per chi si occupa di spiritualità, quello che è l'ambito di azione della spiritualità e all'interno di questo ambito agire e creare, se necessario, il proprio linguaggio. Altrimenti non posso far altro che vedere la solita interminabile guerra e il solito terrificante di quest'epoca aumento di confusione. Enrico Gazzola, Il mondo quantistico. Errate interpretazioni, teoria improbabile e bufale quantiche di Cive Edizioni.